Si dice che tutti gli uomini siano uguali. Ma ad Andolin, il più antico dei regni conosciuti, l'evoluzione ha creato qualcosa di diverso. Magicanti li chiamano, simili agli esseri umani nell'aspetto, ma dotati di poteri oltre ogni immaginazione. Per molto tempo le persone si sono chieste che cosa fossero o da dove venissero. Alcuni li chiamano dei, altri divinità. Religioni sono state fondate per venerarli. Guerre sono state combattute in loro nome. I popoli si sono divisi e il mondo ha perduto lo splendore di un tempo. Alcuni magicanti, stanchi di essere visti come esseri superiori e nauseati dai bagni di sangue, cercarono di ripristinare una pace duratura. Nessuno di essi ci riuscì. 30 anni fa, Stefan, il sovrano del regno di Andolin, venne accusato di essere un tiranno. Un esercito di rivoluzionari e magicanti, appartenenti ad una casata rivale, lo attaccò e lo rovesciò. La sua famiglia venne distrutta. La sua linea di sangue interrotta. Il re, sconfitto ed umiliato, andò in esilio nelle terre del nord, meditando vendetta. Fino ad ora. Re Stefan, ti stavo aspettando. Cosa ti porta nella mia dimora? I miei cercatori hanno avvertito un enorme potere al sud. Mostrami come trovarlo. Perché dovrei? Chi sei tu per darmi ordini? Insolente, è tuo dovere servire il re. Ma io ne servo già E non uno. sono forse io? Non esiste altro sovrano ad Andolin. Quanto ardore in un uomo così anziano. Sarei davvero curiosa di scoprire se... Non giocare con me. Questi trucchi usali con uomini più ingenui. Dimmi dove trovare quel magicante. Forza, sei tu la veggente. Dovresti saperlo. Come desideri. Come ben sai, i miei poteri non mi permettono di vedere nitidamente il futuro. Riesco a scorgere soltanto frammenti di ciò che potrebbe essere. Il destino non è stato scritto nemmeno per me. Sono gli uomini a compierlo. E le loro scelte. Vieni con me. La persona che sta cercando si trova a sud, in un piccolo villaggio che si affaccia su verdi prati e circondato da archi di montagne. Montitania li chiama. Sono luoghi isolati abitati da gente inospitale, che è ancora legata alle sue antiche tradizioni. Queste cose le so già, conosco il mio regno. Trovami il magicante. Riconquistano terra velocemente e presto tutta Andolin sarà nuovamente sotto il nostro dominio.
come giusto che sia. C'è solo un problema, mio signore. Il fiume Erebin costituisce una difesa naturale per il regno. I loro magicanti hanno distrutto tutti i ponti. Sono arrivati prima di noi. La corrente è molto forte e il fiume è troppo ampio. Non ci sono guadi in questa stagione. Dovremmo aspettare l'estate del Corona. Perderemmo troppi uomini se tentassimo di attraversare ora. Lo so, e potrei avere la soluzione. Ma ci vorrà del tempo. Possiamo continuare l'attacco via mare, passando per la foce dell'Erebin e scendendo verso le fortezze delle isole. No. Ne abbiamo già discusso. Non è fattibile. Quello che dobbiamo fare ora è eliminare tutti i magicanti nemici rimasti in quelle foreste. Bel mantello. Lo hai rubato? O forse sei un maestro? Avanti. Fammi vedere cosa sai fare. Illuso. I tuoi poteri non ti serviranno a nulla. Chi sei? Dovresti saperlo. Shane non ti ha messo in guardia? Shiar. Corri! Corri ad avvisare i tuoi compagni! Il loro che vi sto dando la caccia! Non avrete scampo! Scusa. Mi dispiace. Perché? Perché l'hai ucciso? L'avrei fatto seguire. Ci avrebbe portato dai suoi compagni. Ma comandante, lui che è caduto sul mio pugnale. Comandante Gian! Re Stevan vuole vederti. Immediatamente. Cos'è successo? Si tratta di lui. Con te fare i conti dopo. Fai strada. Perché mi hai convocato? Stefano. Il magicante più potente di tutti. Finalmente lo abbiamo individuato. Manderò delle spie per confermare. Dove si trova? Qui, tra i Monti Tani. Potrebbe esserci un villaggio. È probabile, ma non mi importa. Cosa vuoi che faccia? Raduna la tua squadra, trovalo e portalo qui. Sarà fatto. Jihar. Amico mio, affido a te questo compito, perché sei l'unico immune ai poteri di Shane. Naturalmente lo sta cercando anche lui. Sta radunando una squadra di magicanti molto potenti. Lo vorrà come alleato. Fai attenzione. E se dovesse allearsi con il nemico? Uccidi.
arriverai tardi, lui lo troverà prima di te. Troverà il ragazzo e la tua invasione fallirà. Claire. Ehi, Jeff. Ben arrivato, Oldir.
Ti insegno una cosa. Guarda qua. Devi aspettare che vada in temperatura, vedi? Quando ha questo colore è pronto. Lo appoggi, prendi il martello e lo tieni qui in fondo. E quindi batti. Così. È che ho paura di battere troppo forte. Stai lavorando il ferro, Oldir, non la ceramica. Ma dai, non me ne ero accorto. Va avanti tu. Che hai combinato? Che intendi? Il gomito. Sta sanguinando. Ancora le guardie, non è vero? Dovresti dar loro una lezione. Oldir è soltanto un graffio. Sì, soltanto un graffio. Non puoi continuare a subire senza mai fare niente. 20 anni che ti conosco. Avrei reagito sì e no una volta sola. E a che è servito? Hm? Quella volta mi hanno legato a un albero. Molto meglio un taglio sul gomito. Hai ragione, scusami. No. Scusami tu. Non dovrei prendermela con te. Ma sì, non importa. Ma sbaglio? O avevi i capelli più lunghi prima? No? Sbagli? Stai lavorando troppo, Oldir. Troppo e male. Ricominciamo. Corri come se avessi un demone alle calcagna. È così. Tranquillo. Sia al sicuro adesso. Forse tu sei una delle spie. Stavi forse scappando. Sai cosa succede a quelli che scappano di fronte al nemico? Abbassa con la spada, Goran! Comandante Giar. Io prima ero... Calmati, soldato. Prendi fiato e raccontami cosa è successo. Dice di aver visto un demone. Era un demone. Ha ucciso tutti. Scompariva e riappariva come un fantasma. Cosa hai detto? Scompariva e riappariva come un fantasma. Shane! Quanto dista il villaggio? Mezza giornata di corsa. Va a riposare, te lo sei meritato. Prendi 3 uomini e vai a vedere se questo demone è ancora là. 3 uomini contro di lui? È una follia. Hai ragione. Prendine 4. Muoviti! Voi con me. Possiamo fidarci? No. Ed è per questo che possiamo permetterci di perdere. Organizza i turni di guardia. Attenderemo qua. Qui ho finito. Ci vediamo alla locanda questa sera?
No, non lo so. Dai, sei sempre chiuso qui dentro. Vengono anche Malik e Zappa. Ci beviamo una birra, ci sbronziamo un po', facciamo una gara di rutti. Il mastro birraio ha preparato un aroma che è una cosa deliziosa. Va bene. Vengo. Però ora te ne vai tu. Via! Ci vediamo dopo, Aidan. Sì. Tu devi essere Aidan. E tu chi sei? Non importa chi sei, ma chi sei. Non hai risposto alla mia domanda. Molte risposte le avrai con il tempo. Iniziamo con il mio nome. Shane. Non ti conosco. Ma io conosco te. Quindi? Perché sei qui? Sono venuto per te. Dobbiamo intraprendere un viaggio. Davvero? Il fato ha voluto così. Io da qui non mi muovo. Ascolta da me, Aidan. Il tuo posto non è questo. Sei troppo importante per la nostra causa. Vieni con me. Va via. Sei combattuto, lo so. Al posto tuo lo sarei anch'io. Ma i sogni non mentono. Ascolta i tuoi sogni. Sei destinato a compiere grandi gesta. È il tuo destino. Sei un gigante. Come fai a sapere dei miei sogni? Ah, non ha importanza. Ciò che conta è che tu venga con me. Piombi in casa mia all'improvviso. Mi parli di una causa che nemmeno conosco. Mi chiedi di abbandonare tutto ciò che ho per seguire te. Sei un folle. Va via. Non ti sei mai chiesto come mai riesci a forgiare oggetti così belli, così facilmente? E come mai i tuoi capelli si allungano e si accorciano senza controllo? Non mi dire che non ci hai mai pensato. Ah, la tua espressione mi dà ragione. Sei un magicante, Aidan. Non puoi saperlo. Non è possibile. Molte cose sono possibili. Il fatto che tu non ci creda non le rende meno reali. Te lo ripeto, sei un magicante. So che è così. Come hai fatto a scoprirlo? Oh, ti cerco da molto tempo. E anche altri lo stanno facendo. Per fortuna ti ho trovato per primo. Il mondo sta cambiando. Siamo sull'orlo della rovina. Devi unirti a noi, Aidan. Perché? Perché io? Perché in te risiede un potere enorme. Plasmare il metallo per le vostre armi. Ci sono molti fabbri che lo sanno fare meglio di me. Ah, non essere sciocco. Le tue capacità sono molto più grandi e potrebbero fare la differenza in questa guerra. Non è la mia guerra. Questa.
In ogni uomo esiste un grande potere, quello degli ideali. Qualunque vorrai seguire, la tua scelta farà la differenza per tutti. Me lo disse mio padre prima di morire. Ora sono qui a combattere per la libertà. Aiden, che ci fai ancora qui? Ma molla quei martelli, vieni con noi, no? Forse non è il momento giusto. Meglio tornare più tardi. Ma aveva detto che sarebbe venuto. E quindi lo farà. Vero, Aiden? Dopo. Ma la gara di Rutti inizia tra poco. Secondo me ha paura di perdere. Torniamo alla locanda, forza. Aidan ci raggiungerà dopo. La tua la bevo io. Stasera ci divertiamo. Aidan. Tutto bene? Se hai bisogno? Tranquillo, Albir. Sto bene. Ci vediamo dopo. Tornerò all'alba. Fa la tua scelta, Aidan. Sono venuto per te. Dobbiamo intraprendere un viaggio. Io da qui non mi muovo. Non è la mia guerra. Aidan, tutto bene? Tranquillo, sto bene. Ancora le guardie, vero? Non puoi continuare a subire senza mai fare niente. Ascolta i tuoi sogni. I sogni non mentono. Adesso ti uccido. E in te risiede un potere enorme. Sei un magicante. Devi unirti a noi. È il tuo destino. Fa la tua scelta, Aidan. Non è stato difficile portarti via da lì. Strano. Dopotutto è carino questo posto. Guarda un po'. Qualcuno finalmente è venuto a prendersi. Peccato che la gente non sia così ospitale. Te ne sei accorto? Quando? Dicono che una strada non porti né verso il bene né verso il male, ma solo da un posto all'altro. Il figlio di nessuno se ne va, che gli siano benedetti. Qui odiano gli stranieri. Odiano me. Buon viaggio! E non tornare mai più. Come mai c'erano tanto con te? Vuoi la versione breve o quella lunga? Quella lunga. Orfano, straniero, e per di più intorno a me accadono cose strane. E quella breve? Sono un magicante. Penso di averlo sempre saputo. Anche per te è stato così difficile. Oh no, per me è stato molto peggio. Che potere hai? Versione breve o versione lunga? Quella breve. Scompaio e riappaio dal nulla.
Lego le anime di persone in punto di morte alla mia, così da poterle poi evocare in caso di bisogno. E in più possiedo la capacità di... avevo detto quella breve. Tu invece cosa sai fare? Non lo so di preciso. Non preoccuparti, è stato così per tutti noi magicanti. Di solito il potere si manifesta intorno alla tua età, ma poi ci vogliono anni per padroneggiarlo al meglio. Ti insegnerò. Ad ogni modo, da qui in avanti passeremo per i boschi, evitando i sentieri più battuti. Perché? Per sicurezza. Ho eliminato delle spie nemiche prima di arrivare al villaggio. Potrebbero essercene altre qui intorno. Dì un po', dove siamo diretti? Alla fortezza di Offmet. Offmet. Non l'ho mai sentita. Per forza. Non esci mai dal tuo villaggio? Viandante, salve. Sembri spaventato. Non ti preoccupare, non ti farò del male. Da dove vieni? Da Libina. Libina. Vedi, il mio pugnale è stato piuttosto impegnato ultimamente. Conosci il fabbro del villaggio qui vicino? Non ci sono fabbri. Dovrò chiedertelo in un altro modo. Tieni, mangia qualcosa. No, grazie, non ho fame. Mangerò alla prossima locanda. La prossima locanda è a 3 giorni di cammino da qui. A proposito di locande, che mi dici di quei 3 che sono venuti a cercarti? Sembravano tuoi amici. Gli unici. Soprattutto Oldir. Lui è come un fratello per me. Perché non me ne parli? Pulisci. Mi è sempre stato amico. Siamo cresciuti insieme. Era l'unico a non avere paura di me. Anzi, sembrava divertito dal fatto che fossi un magicante. Quindi sapeva. Lo intuiva, come tutti. Però ci scherzava su. Sembrava volesse proteggermi in questo modo. Sii ragionevole. Dimmi dov'è. Tu pensa che una volta ho rotto per sbaglio un ramo con il potere e questo è caduto sulla testa del sacerdote di prima? Oldir se ne prese tutta la colpa. Ma povero. Già. Dov'è quel dannato fabbro? Al villaggio! Per di là. Non era difficile. Vieni qui. Torna da Jihar. Digli che abbiamo trovato il fabbro. Ci stiamo dirigendo là. Ah, una cosa. Questo piccolo episodio non è mai avvenuto. Comprendi? Non mentirò, comandante. Anda al novellino. Abbiamo passato insieme tanti bei momenti. Mi mancherà. Beh, quando la guerra sarà finita forse potresti anche tornare. Sì. Forse.
Sembra ferito. Che ci fa qui? Aldir! Cos'è successo? Sono stato ferito. Mi stanno cercando. Chi è? Descrivimeli. Uomini vestiti di nero. Ho detto loro che eravate ancora al villaggio. Ci hai fatto guadagnare tempo. Ti siamo debitori. Debito che non credo di poter riscuotere. No. Ho provato a fermarli. Non ci sono riuscito. Non dovevi. Dovevo farlo, Aidan. Sei il migliore amico. Non volevo che ti facesse male. A quale prezzo? Nessun prezzo. Troppo alto. Per il bene di un amico, Aidan. No. Non lasciarmi. Devo presumere che te li sei fatti scappare. Ci è stato detto che il ragazzo sarebbe stato al villaggio. Una menzogna. E chi ti ha dato questa informazione? Un uomo che abbiamo incontrato sulla via. L'ho interrogato. Interrogato? Torturato, vorrei dire. Devo supporre che tu sappia già tutto, allora. Non c'è bisogno che io menta. Dov'è il novellino? Voglio parlargli. L'ho giustiziato. Ha pagato l'errore del suo comandante. In guerra succede. E come vedi non ho bisogno di incapacità alle mie fila. Perciò... vedi di non deludermi un'altra volta. Fa riposare i tuoi uomini. Tra un'ora ripartiamo. Non abbiamo bisogno di riposare. Possiamo partire subito. Non mi servono a niente 4 soldati che rallentano il passo. E non voglio sacrificarne altri. Non ora perlomeno. La mia decisione non ti soddisfa, soldato? No, signore. Come comandate? Sparisci! Prima che mi venga voglia di sacrificare la tua inutile vita sull'altare di qualche dio dimenticato.
Aidan è morto. Non c'è più niente che possiamo fare per lui. Non indugiare, Aidan. La nostra missione è più importante. Più importante della morte di un amico! Credimi, so cosa stai provando. Che ne sai? Che ne sai di cosa sto provando? Molto tempo fa ero al tuo posto e ai miei piedi c'era mio padre. Lasciatelo alle spalle, Aidan. Il suo corpo rimane qui, ma il suo ricordo sarà sempre vivo nel tuo cuore. Muovetevi! Raccogliete le vostre cose e mettetevi in marcia! E tu perché hai smesso di suonare quel dannato corno? Ma signore, così potrebbero sentirci. Che senso? È quello che voglio! Apritevi a ventaglio! Perlustrate più zone possibili! Shane deve sapere che gli sto dando la caccia. Fermo! Maledizioni ci stanno circondando. Come immaginavo, la via attraverso le montagne non è sicura. Proviamo verso la costa. Di qua, di qua! Quanti sono? Resta qui. Ci penso. Guarda. Shane, sono ore che corriamo. Beh, dovremmo essere al sicuro ora. Puoi riposarti un po' se vuoi.
Non ti farò del male. Sei sorpreso? Più che altro confuso. Lo immagino. Vorrei sapere chi sono, dove siamo, perché sei qui. Quindi non è soltanto un sogno. Oh no, è molto più reale di quanto immagini. Siamo in un limbo. Un luogo al di là del tempo dove le persone possono incontrarsi e stare insieme. Ed è tutto nostro. Non immaginavo che fosse così... Bella, Sì. ti ringrazio. Cosa sei? Un qualche tipo di spirito della Non foresta? importa o- chi sia io, ma chi sei tu. Me l'ha detto anche Shane. Ah sì? Sì, quando è venuto a prendermi. Nessuno mi ha mai cercato per 20 anni e ora... E ora sei al centro dell'attenzione di tutti. Soprattutto della mia. Ti ho sognato molto spesso ultimamente. Eravamo insieme io e te. E c'era anche Shane. Saprà guidarti lungo ogni sentiero. Nel bene o nel male. Preferirei evitare il male. Ne ho già patito abbastanza. Sei in collera per quello che è successo, lo so. Mi volevano bene in pochi in quel dannato villaggio. Oldir era uno di loro. Per colpa di Shane ora non c'è più. Shane non c'entra nulla. Il tuo amico si è sacrificato per te. Dovresti essergli grato. Non soffermarti sul passato. Devi lasciartelo alle spalle. Ora l'unica cosa che conta è il futuro. Non avendo un passato ho sempre pensato al presente. E ora il futuro è l'unica cosa che mi rimane. Buffo, no? Troverai il tuo posto nel mondo. Ne sono certa. Oggi inizieremo l'addestramento. Ah sì? E come pensi di fare? Con lui ti presento la mia evocazione. Davvero impressionante. Fossi in te non lo prenderei tanto in giro. Fammi vedere cosa sai fare. Combatti con lui. È un buon avversario. Ehi! Dì al tuo amico di stare calmo! Ora basta scherzare. Lui è il tuo avversario, io il tuo maestro. Ti insegnerò a combattere. Io so già combattere. Quello lo chiameresti combattere? Non direi. Diventerai agile, resistente, veloce. I nemici avranno paura. Per ora ti addestrerai con lui. Così potrò osservare la tua tecnica da fuori. Di nuovo. Non stiamo un po' esagerando? Se quella fosse stata una spada, ora saresti morto. Come non detto. Non esistono soltanto le armi. Un nemico può colpire con ogni parte del corpo. L'ho notato.
movimenti del nemico. Quando non ne trovi devi usare astuzia, inganno. Ma non è giusto! Molte cose non sono giuste. È giusto che il popolo soffra a causa di un tiranno? Molte persone muoiono ogni giorno a causa sua. Uomini, donne, bambini, senza distinzione. E ogni volta che tu cadi a terra, le loro speranze di salvezza si assottigliano sempre di più. Quindi, vuoi continuare a combattere con lealtà? Facciamo progressi. Ci sono tracce confuse qui intorno. E del sangue secco. Shane sta addestrando il ragazzo. Ci sono altre tracce verso nord. Sono fresche. Prosegui. Golad, vai verso nord. Cerca di anticiparlo. Ci rivediamo fra 2 giorni. E ricorda, lo voglio vivo. In marcia! Un villaggio. Stanotte dormiamo al chiuso. Ho paura che resterà deluso. Questo è uno degli antichi templi di Andolin. Che bello. O almeno ciò che ne rimane. Non pensavo che ce ne fossero ancora in piedi. In piedi. Questo posto va a pezzi. Non è che fossero molto bravi a costruire le cose. Spiritoso. Probabilmente è stato abbandonato durante le guerre di religione dei tempi passati. Quando la gente ha scoperto che le divinità non erano proprio come se le immaginavano. In che senso? Oh, capirai. Guarda che ti ho sentito.
Mi vuoi dire che significano? Molto tempo fa, le popolazioni di Andolin adoravano delle divinità. Ritenevano fossero onnipotenti e creatrici di ogni cosa. I sacerdoti di queste divinità venivano chiamati maestri ed erano rispettati e onorati. In realtà erano solo dei vessatori senza scrupoli, degli oziosi che gozzovigliavano beandosi nell'ignoranza della popolazione, timorosa di un giudizio divino dopo la morte e accecata dalle false speranze di eternità. Mi stai dicendo che quando si muore... Lasciami finire. Quando il potere insito in noi magicanti cominciò ad affiorare, alcuni iniziarono ad usarlo, per lo più per scopi benevoli. E così la gente cominciò a pensare che fossimo noi i nuovi dei. D'altronde ce n'erano di talmente potenti da far tremare la terra e oscurare il cielo. E così la gente di Andolin si ribellò a quell'antico credo, distruggendo tutto ciò che rimaneva della religione. Va bene, ma... quei simboli... che significano? Sono il segno del passaggio della rivoluzione. Venivano appesi nelle vicinanze di ogni tempio bonificato ad indicare che il cambiamento era passato di lì. Significano la fine dei tempi. Peccato che il vento del cambiamento non sia riuscito ad arrivare ovunque. In alcuni luoghi sperduti e dimenticati le antiche divinità sono ancora venerate come un tempo. E i magicanti trattati con disprezzo. Come Alibina. Come Alibina. Ma io non mi sento un dio. Se per questo nemmeno io. Ma prova a dirlo alla gente. E vediamo cosa ti risponde. Diamo un'occhiata a questo posto. Potremmo dormire qui questa notte. Una cosa. Sono troppi. Vai a nasconderti. Posso aiutarti? No. Mi hai addestrato, sono pronto per questo. Non ancora. Dammi il bastone. Corri! Siete voi così tanti? Me ne basterà uno.
settimane di addestramento per cosa? Per niente. Per nascondermi. Un cervo cammina nel bosco. Un cacciatore lo osserva nascosto. Questione di tempo. Di meno di un lampo. Il cervo non sa che opporsi non potrà. Il cervo non sa che presto morirà. Bene ragazzo, vuoi giocare al gatto col topo? Perdonami, ma non dovresti essere un magicante. Eppure non mi affronti. Forse non siete così temibili come si dice. Persino un semplice paesano ha avuto più coraggio di te. Peccato che quel coraggio gli sia servito solo a farsi ammazzare. Avresti dovuto sentirlo, come strillava quando... Taci! Oh, eccoti qua. Ho toccato forse un tasto dolente. Hai ucciso il mio amico. Oh, davvero? Mi dispiace. Chiedo scusa. Tanto lo raggiungerai presto. Qua? Quel buffone non ti ha insegnato di meglio.
ci siamo già visti. Noi ci siamo già visti. Sì, tu sei la spia che ho graziato a Libina. Combatti per me. Che stai facendo? Siamo noi. Siamo dalla stessa parte. Vai. Ora basta giocare. Finisci. Tutti ti vogliono vivo. E divertirò di più ad ucciderti. Curioso, non trovi? Il pupillo del più grande magicante di tutti i tempi, sconfitto da un semplice uomo. Ed in un tempio per giunta. Suona quasi come la rivincita della vecchia religione. Io adesso ti uccido. E Jihar sarà il fallito che non è riuscito a catturarti.
Nascondi i cadaveri e poi ucciditi. Stai bene? L'ho ucciso. Non era quello che volevi. Credevi che vendicare Oldir ti avrebbe fatto stare meglio. Sì. E allora? Non mi basta. Non serve a niente Non continuare. mi interessa. Lui era solo una pedina. Voglio anche chi l'ha mandato. Dimmi chi è. La vendetta ti avvelena l'anima e non se ne va nemmeno quando è compiuta. Dopodiché ti lascia un vuoto enorme. Parli come se la conoscessi bene. La conosco, infatti. Per uscirne devi reagire. Aggrappati ad uno scopo più grande e combatti per esso. Aspetta! Aspetta! Non gettare via la tua vita in una battaglia che non potresti vincere! Il tuo amico è vendicato. Ora pensa alla nostra missione. Le rovine sono deserte, ma abbiamo trovato questo. Probabilmente appartiene a loro. Ci sono altri superstiti? No. Seppellite i caduti. No! Lui no! Non se lo merita. Il Segugio ha trovato delle tracce che portano verso la costa. Shane vorrà passare per il deserto di Salkat. Vuole seminarci. Manda avanti il Segugio. Li ritroverà quando torneranno sulle montagne. E poi torna da Stefano. Abbiamo bisogno di rinforzi.
Chi sono quelli? Predoni. Sono frequenti vicino alle rotte commerciali del deserto. Attacchiamo. Avranno delle provviste e acqua. Basta con questa brama di combattere. Ci penserà il guerriero. Andiamo, muoviti. Il maestro aveva ragione. La vendetta ti avvelena l'anima. Sento che mi appesantisce questa sensazione di rabbia e dolore. Shane cosa ti ha detto? Che importanza ha? Ne ha. Ha detto di aggrapparmi a un ideale più grande e combattere per esso. Perché non lo fai allora? Io ci sto provando. Ma più vado avanti, più mi sembra di sbagliare. Come quando ero a Libina e sopportavo tutto ciò che mi veniva fatto. Senza reagire, covando rabbia per anni. In fondo per loro ero soltanto un orfano colto per pietà da un uomo troppo buono. E poi su quell'orfano hanno cominciato a circolare strane voci. È un magicante, dicevano. Un abominio. Lo dicevano soltanto per provocare in me una reazione. Per avere un pretesto per mandarmi via. Non ho mai provato a reagire. Ho sempre subito. Sbagliavo. Me ne sono andato alla prima occasione. Finalmente mi è stato detto che ero importante per qualche cosa. E un amico è morto per questo. Quindi sbagliavo. Poi tutto mi è sembrato più chiaro. Uccidere quel bastardo mi avrebbe liberato di 20 anni di sofferenza. Avrei vendicato Oldir e insieme a lui me stesso. Ho riversato tutta la mia rabbia in quell'uomo. Quando finalmente l'ho ucciso, il dolore non è cessato. Anzi, si è moltiplicato. Quindi sbagliavo. Da quando ho iniziato a seguire un ideale più grande non ho fatto altro che provare dolore. Avrei fatto meglio a rimanere in quella fucina. Condannando così migliaia di innocenti. Sei così egoista da pensare solo a te stesso. Non ho chiesto io di fare questa... Forse ti sei dimenticato che stai combattendo una guerra. E se ancora non l'hai vista, ti assicuro che esiste. Voi non fate altro che dirmi ciò che devo o non devo fare. Non pensate a quello che provo. Non pensate a spiegarmi qualche cosa. Molte verità sono difficili da accettare. Credo che tu non sia ancora pronto a scoprirle tutte. Mi sembra di sentire Shane. Dovresti ascoltarlo. Perché? Lui mi frena. Avevo la possibilità di combattere ancora, eppure mi ha spinto a Ti fuggire. ha fatto bene, ti avrebbero ucciso. No, non raccontarmi fesserie. Ho visto quello di cui è capace. Potrebbe uccidere 50 uomini da solo. Potrebbe anche vincere questa guerra da solo. Eppure perde tempo con me. Con un magicante che nemmeno sa usare il suo potere. Il potere di un magicante è legato alla sua forza fisica e mentale. Finché la tua mente non sarà pronta, il tuo corpo non risponderà. Bella consolazione. Anche io ho un potere, sai. E non è quello di comparire nei tuoi sogni. Qualche volta riesco a scorgere il futuro degli altri. Potresti guardare nel mio. L'ho già fatto. Che cosa hai visto? Ho
visto che nel profondo di ogni uomo esiste un grande potere, quello degli ideali. Qualunque vorrai seguire, la tua scelta farà la differenza per tutti. E come avrai capito, la vendetta non è la scelta giusta. Diventerai talmente potente che da solo potresti decidere le sorti del mondo intero. Shane vuole farti capire proprio questo. Ti sta insegnando a combattere. Non solo con il corpo, ma anche con la mente. Sarà essa a condurti lungo il cammino. E non credere che sia facile. Vacillerai, cadrai e crollerai. Ma saprai rialzarti. Molti cercheranno di fermarti. Altri saranno al tuo fianco fino alla fine. Verrà il tempo in cui dovrai scegliere tra il bene e il male. C'è un altro tempio qui dietro, simile all'altro, però più piccolo. Non c'è nessuno, quindi per stanotte siamo al sicuro. Offmet non sarà a più di un giorno di cammino da qui. Il nostro viaggio sta per concludersi, Ethan. Cosa ti turba? Ti ho tenuto nascosta una cosa. Tra le macerie dell'altro villaggio, qualche settimana fa, prima di uccidere quell'uomo, ho trovato questo. Che significa quel simbolo? Quello è l'emblema della tua famiglia. E questo è della mia. Durante la guerra delle religioni, molti magicanti hanno perso la vita per difendere avamposti come questo. Intere famiglie sono state sterminate. Chi è stato? Un traditore. Chi? Re Stevan. Lo stesso uomo contro cui combattiamo oggi. Responsabile dello sterminio delle nostre casate. Il lupo e la fenice hanno combattuto e sono caduti eroicamente. Il loro potere riecheggia ancora tra questi alberi. Prova a percepirlo. Ascolta. Io non sento niente. Perché l'intenzione è quella sbagliata. Il potere può nascere soltanto dalla consapevolezza di te stesso, di ciò che sei. Per usarlo devi abbandonare la frustrazione, la rabbia e il desiderio di vendetta. Devi diventare superiore. E per quale motivo? Combattere questa guerra per te? Abbattere i tuoi nemici? Io ti ho seguito perché in quel villaggio non ero nessuno. E ora? Ora ho scoperto che tutta la mia famiglia è stata sterminata. Io non ho origini. E chiedi anche di non vendicarmi. Non devi vendicarti, ma onorare la loro morte.
ritrovamento di quel simbolo ti ha turbato, ma non permettere ai sentimenti negativi di compromettere tutto. Ancora non riesco a capire che cosa c'entrino i sentimenti con il potere. Anch'io quando ero giovane me lo chiedevo spesso. Giovane? Quanti anni hai? Sono più vecchia di te. Eludi la domanda. Ci ho messo anni per scoprire quale fosse il modo giusto per far scaturire il potere. Non so quale sia il tuo, ma non è mai lo stesso per tutti. Finora la tua vita è stata colma di sentimenti negativi. Ma come avrai visto, non sono serviti a nulla. In fondo il più potente dei poteri è giusto che scaturisca dai sentimenti più puri. Come l'amore? Forse. Ma ne esistono altri. Come la gioia, l'amicizia, l'altruismo. Ora riposati. Baderò io a te. Compito è finito. La tua intrusione mi offende. Offenderti? Ti ricordo che l'ho creato io questo posto e che sono sempre io a permettervi di incontrarvi qui. Mi hai chiesto tu di farlo. Ora non ti sta più bene. Stai prendendo troppa confidenza. Voi due state diventando intimi e questo potrebbe essere un problema. Da quando l'affetto costituisce un problema? Quando è falso! Sempre il solito Shane. Convinto di conoscere ogni cosa e di poter giudicare chiunque. Speravo fossi diversa da tua madre, ma sbagliavo. Sembra che oltre al potere ti abbia anche tramandato la capacità di giocare con le persone. Non è semplice vivere in solitudine. Soprattutto portando il fardello del mio compito. Capisco Aidan. Ciò che prova mi sta a cuore. E anche lui mi sta a cuore. Non lo illuderai più. Ho sofferto abbastanza. Non puoi sapere cosa prova! Certo che posso! Potrei sapere ogni cosa se lo volessi. Ma non mi serve leggerti nella mente per capire come sei. Mi inchino al suo cospetto, saggio e potente Shane. Tu e il tuo maledetto potere. Sono quasi pentito di non averlo mai usato su di te. Mi avrebbe risparmiato questa spiacevole discussione. Ah no? Quel giorno al mio villaggio prima che arrivasse Stefan. Ti ho solo convinta ad aiutarmi. Obbligata, vorrei dire. E quindi andrò a prenderlo da solo. Nel corso del viaggio gli insegnerò tutto ciò che so. Perché dovrei aiutarti? Voglio che mi segua perché crede in una giusta causa, non perché è obbligato. Preferirei evitare di usare il potere su di lui. Non mi servono marionette, ma alleati. Ma se necessario lo faresti. Ovvio. Sai bene che è una giusta causa. È la tua causa, non la mia. Quindi perché dovrei aiutarti? Perché non hai scelta. Hai visto il futuro. Non è vero? Sì. L'ho visto. Aiutami a convincere il ragazzo. Stagli vicino quando avrà bisogno. Sarai sua amica e confidente. Quindi mi stai chiedendo di venire con te? No. Andrò da solo. Incontrerai molti nemici. E Stefan non starà di certo a guardare. Meglio. Sarà un buon addestramento. Tu lo incontrerai nella sua mente. Creerò un mondo immaginario nel quale si sentirà al sicuro. Ti sembrerà un sogno. Che bel sogno che gli sia mai capitato di fare. Come vedi è stata una tua scelta. Hai forse cambiato idea? No. Bene, non deludermi più. Sei potente, Shane. Lo ammetto. Quasi imbattibile. Quasi.
sarei così sicuro. Bel mantello, maestro. Sei in trappola, Shane. Quel vigliacco ha mandato il suo cane migliore. Sorpreso? Non dovresti. Lui chi è? Giar, il galoppino di Stefan. Uccidiamolo. A lui ci penso io. Tu coprimi le spalle. Guardati attorno, ragazzo. Siete circondati. E da quanto ne so, non sai ancora usare il tuo potere. Non ascoltarlo. Cerca solo di distrarti. Unisciti a me, ragazzo. E ti risparmierò la vita. Mai. Te lo dirò ancora una volta, ragazzo. Lascia quel bastardo e vieni via con me. Il tuo posto è tra quelli che servono una giusta causa. Io sono già uno di loro. Lo avete voluto voi. Uomini, occupatevi del ragazzo. Non deve scappare. In quanto a Shane, è mio. Aidan, resta calmo. Ricordati quello che ti ho insegnato. Ce la puoi fare. Stavolta non te la caverai. Il tuo potere mentale non ha effetto su di me. Lo so. Mi basterà la spada per sconfiggerti. L'esilio ti ha arrugginito! Spruppone come sempre! Non verrà mai con te. Ha scelto la sua strada. E allora morirà. Come morirai tu!
Smettila! Pensavi non me ne fossi accorto? Non sei tanto bravo come maestro. I miei uomini lo stanno massacrando. Io fossi in te li fermerei. Non hai ancora capito. Fermi! Fermi! Lo voglio vivo! Quindi, il tuo allievo... Esatto! È il mio allievo! Ce l'hai fatta. Andiamo. Andiamo.
signore! Ordini, signore! Da Stefano. Al re! Stefan, ho fallito. Il magicante ora è con Shane e gli è fedele. Ma c'è una cosa che dovresti sapere. Sul braccio ha un marchio, il tuo. Il mio marchio? A parte Elodian e me. L'unico che può averlo. Aidan! Quindi è vivo! Non sei l'ultimo rimasto. Al lupo non è bastato prendersi il mio regno. Ora vuole usare anche mio nipote contro di me. Bene. Elodian, figlio mio, il momento della vendetta è giunto.
Finalmente la casata della Fenice risorgerà dalle ceneri.